A Costigliole d'Asti, Mariuccia Borio celebra con orgoglio la sua 50ª vendemmia. Nelle vigne sin da bambina e a capo dell'azienda poco più che ventenne, ha portato i suoi vini nell'elite più blasonata, Barbera, Moscato, Uvalino, Chauvignone e Chardonnay, per una produzione da 250.000 bottiglie l'anno. L'inviata Federica Burbatti l'ha incontrata per noi nella sua cascina a Castellet. Da questa cascina si domina il mondo circostante. Le vigne abbracciano il luogo dove milioni di anni fa c'era il mare, un microclima perfetto, un luogo particolare per le viti. Sono nata a Costigliole d'Asti, nella parte giusta del mondo. Se fossi nata qualche migliaio di chilometri più in giù, più in su, più in là, come donna oggi non sarei qui a festeggiare le 50 vendemmie. Quei 5 ettari che Mariuccia Borio, 73 anni, oggi ereditò appena 23enne, sono diventati 30 e creano vini blasonati, esportati e premiati in tutto il mondo. L'ultimo è il prestigioso Gilbert et Galliard, con un Barbera sul podio più alto tra i vini italiani. Non fosse che sono figlia unica, la terra non sarebbe toccata a me, sarebbe toccata al figlio o ai figli maschi, come era toccato prima mio padre. Donna da sola era stimolante, perché volevo dimostrare che comunque ce l'avrei fatta. Sesta ed ultima generazione, quella di Mariuccia Borio. Rispetto per l'ambiente e tecnologia si fondono. 2 ornitologi monitorano gli uccelli, fondamentali per mitigare il numero di insetti che causano danni alle viti. I vitigni sono Barbera, Moscato, Nebbiolo e Chardonnay, e da qui partono le bottiglie di Barbera osannate in Norvegia, nel paese di Babbo Natale. Il Barbera non era considerato di un livello alto, era un vino legato alla povertà. Il 70-80% della nostra produzione è mercato estero, il nostro primo mercato è il mercato norvegese e siamo, io dico, tra i più grossi fornitori di Barbera d'Asti di Babbo Natale. Nomi coraggiosi che raccontano ciascuno una storia di questa terra. L'Uvalino, un vitigno scomparso, Mariuccia Borio l'ha riscoperto perché gli ricordava la sua infanzia. Noi lo vinifichiamo con l'appassimento, raccogliamo in piccole cassette che facciamo appassire, è un vino molto strutturato, ha un profumo molto particolare. Io non volevo che questo vitigno sparisse, perché spariva una cosa che io amavo e così ho finanziato una lunga ricerca per farlo rinascere. Ogni anno da queste cantine escono 250.000 bottiglie. I vini riposano e affinano tra il silenzio e la penombra, nelle botti grandi tra le mura dell'antica cascina, e poi c'è la parte moderna dove il vino invecchia in barrique con macchine sofisticate. La cantina è dotata di un impianto di fitodepurazione delle acque reflue, una vasca dove vivono piante che filtrano e depurano le acque. Vivono qui attorno rane, ricci e uccelli. Ogni vendemmia è una cosa unica, un'esperienza unica, affascinante. Sono state persone, rapporti. Ho visto il mondo diventare piccolo, perché il mio vino va sulle tavole di tutto il mondo. In Africa, in un piccolo villaggio, un ragazzo Masai si è sposato perché questa cascina gli ha regalato una mucca. La fatica e l'amore di questa signora del vino sono sospese tra questi 2 piccoli mondi, separati da una corte. Zia Litina, la zia che mi faceva le frittate con l'erba di San Pietro, sotto il pergolato di rose, è una zia che porto nel cuore. Le ho dedicato una vigna e un vino.